Buongiorno da Istanbul! Ciao, buongiorno! Con il cielo blu e il sole! Finalmente! Detto anche in coro. E finalmente tra poco ci schiaccia il motorino. No, scherzo. Siamo molto felici stamani e pimpanti. Abbiamo appena lasciato l'area di sosta che è giù in fondo a noi. Siamo usciti a piedi, ci sono 2 minuti alla fermata della metro e da lì parte un nuovo giro. Oggi andiamo a scoprire un nuovo quartiere molto particolare che ci incuriosisce molto, e quindi siamo curiosi e siamo felici che finalmente dopo giorni si sia svelato l'azzurro del cielo, perché non sapevamo. No, ci eravamo dimenticati di che colore fosse. Giorni di pioggia, grigio, l'avete visto. Purtroppo hanno influito anche un po' sul nostro umore e sulle riprese, che sono state un po' così in base anche alla pioggia, perché non è semplice farle con quel meteo lì. Poi mettici il caos della città e quindi vabbè, di così. Oggi però contiamo di dare il massimo. Andiamo a Yeni Kapı, che è il nostro punto di riferimento ormai, la nostra metro, la nostra stazione metro di partenza, e vedrete. Non vi sveliamo nulla. Di là. Ed eccoci giunti di fronte a questa ripidissima salita che ovviamente noi ora tra poco percorreremo, quindi già qui i like devono aumentare a dismisura. Certo. E dove siamo? Abbiamo preso questo famoso tram per arrivare nel super famoso, perché è famoso, quartiere colorato di Balat. È un quartiere di origine ottomana. La particolarità sta nel fatto che molti edifici hanno ancora, diciamo, uno styling ottomano, ma sono colorati. Esatto, sono tutte case di 200 anni fa e la maggior parte sono appunto belle colorate, e in più abbiamo trovato tantissimi murales, e quindi è
un quartiere molto molto vivace. E anche vivace per i signori gatti che lo popolano, perché mentre parliamo ci ronzano in mezzo alle gambe, ci miagolano a destra e a manca, sono sopra i motorini, da tutte le parti. Loro sono padroni in generale della città di Istanbul, ma soprattutto qui ne abbiamo visti tantissimi. E questo quartiere è stato iscritto nella lista del patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Quando si scomoda lui o lei, non sappiamo come chiamarlo, questo signore UNESCO o signora UNESCO, vuol dire che c'è roba importante. Ora siamo di fronte allo storico 66 Stairs Café, tutto fatto di mattoncini rossi, che è all'inizio di questa ripida salita. Non so se si percepisce dalla GoPro, ma questa è l'inclinazione della salita, e ci sono appunto, credo, 66 scalini da percorrere. Sì, colorati anch'essi. Ora il colore è andato un po' via, però veramente fa un bel effetto visto da laggiù. Sì, è decisamente molto impegnativa la salita. Noi piano piano, meno male è mattina presto. La giochiamo? Questa fatta a fine giornata ti spezza le gambe. Dipende da che verso la prendi. Cioè, in salita ovviamente, dicevo. Comunque, dai, proviamoci, forza. Qui abbiamo un numero, non so quanti siano questi scalini, ma noi ora li percorriamo tutti. Bella ripida, ragazzi? Non si sta piedi. Vedete quanti gatti ci abbiamo? Un gatto qui, un gatto qui. Lui è quello che comanda la via. Sì. Tutto bene? Il gatto boss. Il gatto sentinella, che si dice, eh? Pochi scalini, siamo già saliti di tanto. Credo che qui si percepisca bene la pendenza. E dietro questa macchina di almeno 20-30 anni fa abbiamo questo palazzo di ben 200 anni fa. È un palazzo ottomano risalente a ben 200 anni fa, che si trova proprio in cima a questa salita. Io non dico niente, voi vi fidereste a camminare su quei solai lì? Sono un po' pericolanti. Poi, come vedete, le scale non sono finite qui. E anche i gatti hanno le loro casette colorate. Come vedete, il comune distribuisce tutte queste scatole. È vero. E davanti a tutte le case troviamo uno scatolone, una casetta colorata con la ciotolina con i croccantini, con l'acqua. Sì, sì, è incredibile. C'è un amore di questa gente verso gli animali. Ovviamente qui in città, forse per le loro dimensioni, per la loro agilità, diciamo, hanno vita più facile i gatti. Abbiamo trovato, invece nel resto della Turchia abbiamo visto molti più cani randagi, ma i gatti qui sono ovunque. E tutti, la macelleria gli regala le frattaglie, cioè tutti mangiano e sono tutti belli cicciottoni. Sì, sì, non vi preoccupate che qui per gli amanti degli animali andate sul sicuro. Anche quello all'area di sosta ce ne sono un paio, uno carinissimo è infilato anche dentro Charlie, questo non ve l'abbiamo raccontato. No, come abbiamo aperto, lui è filato dentro, voleva mangiare. Era nascosto sotto, capito? Come ha visto aprire il portellone di Charlie, ha fatto un salto veloce dentro, non abbiamo fatto in tempo a fermarlo. Fortunatamente per lui avevamo ancora le scatolette che abbiamo comprato, come sapete ci piace da dar mangiare ai gatti e ai cani randagi, e quindi ha mangiato 2 volte secondo me. Anche 3. Perché c'aveva una bella panza. Era bello grosso.
Ora ci spostiamo un po' più a valle, andiamo a vedere altri punti interessanti. E queste case colorate, queste stradine un po' in salita, ci ricordano in parte la cittadina di Cork in Irlanda, che abbiamo visto un po' di tempo fa. È vero. Per chi non avesse visto questi video, vi invitiamo ad andarli a guardare. Abbiamo tutta la nostra playlist dedicata al viaggio in Irlanda. Bellissimo, sì. Minima parte, ovviamente il contesto era diverso, però queste case colorate ce l'hanno ricordata. E anche il cane approva. Sì. Abbiamo trovato un po' di gente che faceva tutti intenti a fare le foto, perché siamo di fronte al punto più fotografato di tutto il quartiere, e infatti come dargli torto, con queste case tutte belle colorate. Ci siamo spostati tra le varie salite e siamo arrivati nel quartiere di Fener, e questo dietro di me è il liceo greco di Fener, che è uno dei palazzi più belli di tutto il quartiere. Accanto al liceo greco poi troviamo questa graziosa moschea molto piccola che si chiama Moschea di Mesne Viane. Vedete, è una moschea molto piccolina. Ora vi mostriamo una salita che per noi fortunatamente è una discesa. Fortunatamente. Perché questa veramente ci avrà la pendenza del 50%. Mi scappa da ridere, io non ci si fa sta in piedi. Eppure è salito uno con una macchina che noi ci siamo guardati. Un Volkswagen. Come ha fatto? Come ha fatto? Ma anche lui ci ha visto che lo guardavamo incuriositi e si è messo a ridere. Ma è impressionante. A parte ora deve essere arrivata anche una botta di gente, sì. Ma deve essere anche una delle vie principali. Ma in GoPro non rende, sicuramente, ragazzi. No, sicuramente. Ora ve la mostriamo subito. Preparatevi per lo stupore. Mamma mia. Forse è meglio fare gli scalini perché qui si ruzzola. Giù come le zucche. Giù come le zucche, sì. Però guardando i palazzi forse si percepisce la ripidità. Fai vedere lo scalino. Sì. È impressionante. Una salita così. Mamma mia. Ti devo tenere. Qui è da sci alpino, altro che. Quando nevica magari qui fanno la discesa. O il bob. Sì. La pallina ogni grado. Vedi come va? È dura. Noi abbiamo fatto meglio però, perché vedo delle persone sfiancate venire da giù dalla salita in una maniera, cioè. Ci voleva la funicolare.
Ora percorriamo un'altra via principale, ma di un altro quartiere, che è il quartiere di Fener, che è adiacente a quello di Balat, ed anch'esso, indovinate un po', è stato dichiarato patrimonio da parte dell'UNESCO. Ci troviamo proprio all'angolo in un posto spettacolare e direi anche surreale. Dietro di me c'è il caffè Naftalin e fino a lì niente di particolare. È un caffè però vintage, che usa prodotti e arredamento molto particolare, ha delle tovagliette tutte ricamate ad uncinetto, ma anche quello sarebbe, diciamo, una cosa bypassabile, se non che è casa di tutti i gatti, ovvero potrete sorseggiare un drink, un caffè o quant'altro accompagnati dai gatti anche sul vostro tavolo, perché i gatti hanno libero accesso e possono andare ovunque. Può piacere come non, però qui è così. E nel frattempo sentite in sottofondo il canto del muezzin che chiama la preghiera. Oggi poi è anche venerdì e quindi è giornata clou per i fedeli. Qui intanto stanno preparando un buon caffè turco, fanno vedere anche la dimostrazione di come si fa il vero caffè turco. Sì, c'è tutta una tecnica particolare. Sì, si schiaccia con il pentolino, poi si mette l'acqua calda, insomma è lunga la cosa, non pensate di andare lì un espresso al volo, perché per loro è proprio un rito. In questa mappa vedete benissimo il quartiere di Balat e di Fener, che sono uno collegato all'altro. E capite bene quanto c'è da camminare nella città di Istanbul. Poi magari vediamo anche qualche informazione generica sulla città di io la chiamo Istanbul, però poi ho sentito, diciamo, l'altoparlante che l'annuncia locale, e qui i locali la chiamano Istanbul. Quindi ogni tanto, perdonateci chi è turco, mi viene da chiamarla Istanbul, però sarebbe Istanbul. Vi daremo qualche notizia in più di Istanbul. Ora facciamo una piccola pausa nel cortile di questa piccola moschea. Ci siamo fermati ad un firin. I firin sono le panetterie, come le chiamiamo noi. Abbiamo preso 2 burek, uno con gli spinaci e uno con il formaggio. Abbiamo preso il simit gigante, questo ciambellone, questa specie di ciambellone di pane, e anche il pane per stasera. Abbiamo Così mangiato almeno tutto. facciamo un pranzo veloce e poi proseguiamo. Andremo a vedere un po' di lungomare e poi riprenderemo il tram per la prossima destinazione. Aggiungo solo una cosa: i firin, cioè queste panetterie, spesso non hanno solo il pane, hanno anche queste cose calde pronte, salati e dolci, quindi può essere una buona idea, se non vi volete fermare al tavolino o perdere magari un'ora o due per pranzare,
ma passeggiare mangiando o mangiare in un parco. Oggi con una giornata così non ce la sentiamo di sprecare, diciamo, del tempo a mangiare seduti a un tavolino, ma vogliamo godercela appieno. E ci godiamo anche un po' di sole. Siamo arrivati al capolinea del tram, la stazione di Eminonu. Che dal nome, scusa, anche al quartiere, che è un quartiere bello, esatto, vivace. Infatti guardate un attimo che macello. C'è un bel macello di gente, tanti luoghi, posti dove mangiare e tanti punti per gli imbarchi. Noi ora attraversiamo un altro ponte e prendiamo il traghetto che ci riporta in Asia. Abbiamo deciso, visto la bella giornata di sole, oggi praticamente vogliamo fare tutto. Una giornata di 24 ore diventa di 36. Però con questo sole non si può fare altrimenti. Anche perché abbiamo guardato le previsioni meteo e nei prossimi giorni mette di nuovo tempo incerto, tendente alla pioggia, quindi bisogna approfittare. Oggi tagli di brutto, insomma. Ci sono queste imbarcazioni molto kitsch e sullo sfondo vedete la torre di Galata. Ora passiamo sotto al ponte perché sopra è pieno di pescatori. Ma noi dobbiamo prendere il traghetto dalla parte opposta. Seguiamo il flusso e saliamo a bordo. Giusto il flusso. Non c'è nessuno. I'd like to remind you that smoking is prohibited in indoor and outdoor areas of the vessel and C'era sul Bosforo con quanto? Con 30 centesimi, no, 60 centesimi, via, 60 centesimi a testa. Mamma mia, che spettacolo, bellissimo. C'è il sole, un po' di vento fresco, ma è normale, dai. Ora passiamo vicino al palazzo Topkapi e appena è passata questa nave a cui stiamo dando la precedenza vireremo a destra per raggiungere l'Asia.
arrivati in Asia. Ci stiamo prendendo gusto, vero? Per la seconda volta, l'altra sera è stata una toccata e fuga, tempo orrido era, poi era buio, insomma. È vero però perché abbiamo fatto la crociera Di notte, di notte, quindi... al tramonto, al crepuscolo. E ora ci voleva con il sole. Eh sì, senza contare l'Asia fatta con Charlie, un annetto fa. Ah sì, vabbè. Lì l'abbiamo girata in lungo e largo, la Turchia, non l'Asia. Eh sì.